Ciao a tutti, eccomi di nuovo qua ed eccomi ancora qua a parlare di energia. In un precedente video avevo accennato molto brevemente a un discorso di energie rinnovabili in quanto avevo parlato di quella nostra infografica e devo dire che ha avuto anche un discreto successo, insomma, è stata consultata da parecchie persone che mi hanno dato dei feedback positivi, questo mi fa piacere. Avevo anticipato che mi sarebbe piaciuto trattare l'argomento declinandolo sulle varie tipologie di macchine. Inizierei parlando di impianti di refrigerazione, quindi gruppi frigoriferi. Io ricordo quando anni fa si iniziò a utilizzare o a cercare di utilizzare inverter sui compressori. Mi spiego, già da tempo si utilizzano gli inverter sui motori elettrici in modo da poter regolare la velocità del motore elettrico e di conseguenza anche modulare la potenza necessaria in funzione della stagionalità, diciamo così, parlando di gruppi frigoriferi. Perché? È chiaro che un gruppo frigorifero assorbe la sua massima energia durante l'estate, durante il periodo caldo, perché è chiaro che quando fa caldo e ho necessità di freddo, l'impianto frigorifero deve pompare al massimo, come suol dirsi. Durante la stagione invernale ho necessità minore di energia per generare freddo. Perché? Perché l'efficienza del sistema di condensazione è migliore, perché la temperatura dell'acqua magari non si scalda così tanto nel processo produttivo e di conseguenza ho bisogno di minore energia. Lo studio che è stato portato avanti da tempo era relativo alla regolazione della velocità dei ventilatori dei condensatori tramite motori EC, quindi a controllo elettronico, quindi tramite inverter. Cosa accadeva e cosa accade tutt'oggi? Si va a regolare la velocità dei ventilatori in funzione della temperatura ambientale. Quando fa tanto caldo i ventilatori del condensatore vanno al massimo, in inverno ovviamente modulano e vanno a una velocità più bassa. Lo stesso tipo di regolazione si pensava di poterlo applicare ai compressori. Perché? Faccio un esempio pratico. Se io devo dimensionare un gruppo frigorifero che deve mantenere la temperatura su dei reattori farmaceutici durante una fase di lavorazione delicata, ovviamente lo progetto al massimo della potenza necessaria per fare quella funzione di raffreddamento. È evidente che ci sono tutta una serie di transitori nei quali la potenza frigorifera non sarà richiesta al massimo, non sarà richiesta al 100%, ma ci sono tutta una serie di fasi nelle quali magari la potenza frigorifera necessaria serve al 50% rispetto alla capacità del chiller, al 30%. Che cosa si è sempre fatto in passato? Si facevano impianti pluricompressori, si facevano impianti con compressori a gradini e quindi si andavano a far funzionare tutti i compressori, 2 compressori su 4, un compressore su 4 nel caso di macchina a 4 circuiti. In sostanza si andava a parzializzare l'utilizzo dei compressori. Soluzione intelligente che permette peraltro di avere anche degli stand-by, dei compressori di scorta. In sostanza una soluzione che consente di lavorare con un buon risparmio energetico e cercando di modulare la potenza, che però chiaramente viene modulata a gradini. Ovvero, se ho un impianto a 4 compressori, io posso avere 100%, 75, 50, 25 o 0. Un altro passo era quello di installare dei serbatoi, chiamiamoli così, volano, in modo da accumulare acqua refrigerata e smorzare, come dire, i carichi, le punte e gli avvallamenti in quello che è un ipotetico diagramma di lavoro. È evidente che una regolazione del genere è una regolazione ottima che potrebbe essere migliorata. Il miglioramento dove sta? Nell'inverter. Se io potessi modulare la velocità del compressore in modo da avere lo smaltimento di energia necessario nel momento in cui mi serve, sarebbe l'ideale. Ricordo che i primi tentativi di montare degli inverter sui compressori furono fallimentari perché i compressori erano compressori volumetrici a pistoni. Hanno uno spunto in partenza molto elevato e alimentati con inverter si inchiodavano. Quando l'inverter dava la minima velocità, la compressione, la pressione del gas bloccava il compressore che non riusciva a girare. In sostanza vi erano parecchi problemi. Con l'avvento dei compressori scroll questo problema chiaramente è sparito. Di conseguenza, utilizzando compressori scroll si riescono ad utilizzare gli inverter. E questo è un enorme passo avanti in quello che è il risparmio energetico, quantomeno per i gruppi frigoriferi. Esistono poi tutta una serie di altre opportunità per risparmiare energia legate ad esempio agli inverter sulle pompe, andando a fare regolazioni sulla pressione. Ma lo affrontiamo in un prossimo video. Buona giornata!